Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua, avete già visto il motovlog. Se state vedendo questa clip, vuol dire che il motovlog è venuto talmente lungo che ho diviso in due video. E quindi oggi facciamo le domande. Rispondiamo alle domande. Allora, Dorici Leonardo mi chiede: hai mai rischiato di non avere sufficiente benzina per una tappa che ti eri organizzato? Quante cazzo di volte? Allora, una tappa che avevo organizzato, ma anche, sì, sì, è successo più di una volta. Perché poi quando sei lì, magari che stai per arrivare, inizia lo sterrato, dici... Cioè, è una cosa che io non ci presto tanta attenzione e certe volte è rischioso. Infatti, soprattutto quando si fa fuori strada così, ogni volta che c'è un distributore qualcosa fare il pieno di modo che non si rischia. Poi adesso no, però quando sono in viaggio che c'ho tutto, c'ho sempre la borraccia del fornello che spero sia piena di benzina e quindi mi possa aiutare, capito? Però sì, diciamo che è una cosa che bisogna fare attenzione, perché anche qua, no? Qua, adesso io ho fatto benzina giù, però se non la facevo, io partivo, venivo su e il brutto è che mi è successo più di una volta, magari vedi come oggi, arrivavo su qua dove iniziava, facevo 1 chilometro, passava a riserva. Che fai? Continui o torni indietro? Però diciamo che mi è capitato agli inizi di rimanere proprio a piedi. Una volta appena partito per andare in Croazia, mi ricordo, sono a Padova, quindi ho fatto mezz'ora, ero la superstrada tipo, boh, vado per mettere la manina e cambiare la leva, era già a riserva. No, zio boia. Cioè ero partito da casa in riserva e non mi ero scordato, capito? Sì che finché andava ho messo in folle e a prima uscita, fatalità sono uscito. Come arrivo alla rotonda, la prima rotonda dell'uscita, guardo su Maps dove era il distributore, girato l'angolo a 200 metri. Che botta di culo. Allora l'ho spinta a piedi con tutte le valigie e cose e niente, mi è andata di lusso. Bisogna fare attenzione ragazzi, lo dico io poi che sono il primo, però lo so. Ok, veniamo alla prossima domanda che è Nicola Cavazzuti. Quanto conta nella tua vita la moto? Mi spiego meglio, è fondamentale per te nel viaggio? Allora ragazzi, io onestamente, come si può dire, finché ero a casa avevo pensato, beh, prendo un aereo, vado qua, vado là, non lo so, faccio un'esperienza così. Onestamente mi fa un po' più paura perché non so autonomo, non posso spostarmi dove voglio e onestamente a me le città non è che mi piace tanto visitarle, quindi non lo so, andare con una macchina già è diverso, andare in bici già è diverso, ma andare così a piedi con un aereo per dirvi, no, zaino in spalla proprio, non lo so, non mi ispira. Ci andrei magari in compagnia, sì, però da solo no, perché star da solo qua in sti posti ci sta, mi piace. Star da solo in città onestamente no tanto. Poi vabbè, in città si può sempre conoscere qualcuno. Però diciamo che più che la moto, secondo per le mie esigenze è fondamentale un veicolo o qualcosa. Perché a piedi vabbè ci vorrebbe tantissimo. Ecco, oppure in autostop anche magari sarebbe bello provare un giorno. Però anche lì, non lo so, non sei autonomo, dipendi sempre da qualcuno. Non lo so, onestamente non è che mi ispira tanto. Sarebbe da provare, sì, però... Oddio, è come a Siviglia. A Siviglia la moto non è centrata praticamente niente. E però mi sentivo... Per me faceva sempre parte di questo grande viaggio che sto facendo. E anche se ero lì a piedi, eccetera. Però, boh, non lo so, totalmente senza moto no. Infatti in futuro l'idea è quella di provare anche a vivere in van, che mi ispirerebbe un casino, veramente. Però... beh, intanto si sta aprendo, vedi? Oh, però dicevo... nah, ci vorrebbe sempre la moto anche nel van, perché sennò dopo un po' mi sento male.
Continuiamo con le domande. Come e dove ti immagini tra 10 anni? Faccio fatica a immaginarmi tra un mese. Chi è che me la chiede? Massimo B81. Allora Massimo, faccio fatica a immaginarmi tra un mese. Non lo so, penso che, come dicevo prima, dopo aver girato tanto in moto, quando mi sentirò stufo di questo stile di viaggio, mi piacerebbe provare a viaggiare in van, viaggiare e viverci. Sicuramente ci saranno molti più comfort, sarà un viaggio diverso sicuramente, però è sempre una cosa che mi è sempre ispirata e piaciuta, cioè lì è proprio, ti puoi fermare in una città, in un posto, puoi fermarti a dormire praticamente dove vuoi, però è una cosa che è diversa e che mi piacerebbe provare. Magari tra 10 anni, non lo so, così, o magari ho già finito pure quella fase lì e ci avrò una famiglia, mi sarò sistemato da qualche parte, chi è che lo sa, o sarò ancora qua. Guardate che meraviglia, spettacolo. Quindi Massimo non lo so, sicuramente no, sicuramente niente, cioè non ce n'ho proprio idea. Cioè magari se mi dicevi l'anno prossimo era già un'altra cosa, ma tra 10 anni, minchia, sono tanti. Tra 10 anni ne avrò 34, mamma mia che vecchio, mi viene male. Vai, andiamo con il prossimo. Ostia, sei mai stato alle Canarie? Questo è Klein, mio amico di Siviglia, che lui ci è andato e mi ha detto bro devi andare. Cioè onestamente no. E ho visto un bel po' di video, gente che ci va, però onestamente mica andare su un'isola, sarebbe bello sicuramente, però non lo so, non è che mi ispirano tanto, perché poi sei chiuso lì, devi spendere tanti soldi per andarci, poi per andartene. Sarebbe bello farsela in van quella, riprendendo il discorso, perché anche lì ci sono zone spesso ventose, da come so io, e quindi sì, farsela in moto e tenda, mamma mia, viene proprio male. Però sarebbe da fare un giorno, perché anche lì ho visto dei posti tanto wild e adventure che ci starebbero di brutto. Quindi Klein, un giorno ci andremo insieme, dai. Se sarai ancora a Siviglia ti passo a prendere. Ragazzi, voi non fatelo, ci sono i professionisti che fanno ste cose. Voi non guardate il telefono finché andate in moto. Allora, Antonio P. No, questa è lunga, bisogna che mi fermo. Antonio, aspetta un minuto. Vai, che ci fermiamo qua. Anto! Ciao, ma non ti devi mica fare il giro del mondo? È un anno che ti pianta i picchetti lì. Intanto ancora no. Perché io sono uscito di casa il 12 maggio, se non mi sbaglio, e ancora oggi siamo il 1 maggio, sì. Quindi no, ma sono 11 mesi, perché dopo ho fatto un mese in Italia e poi sono andato in Spagna. Quindi sono 11 mesi che sto qua. Però vabbè, saranno 12, quindi te l'accettiamo, vai. Non so se hai visto gli altri video. C'era un video che ho fatto, aggiornamenti e novità, che spiegavo il perché sono rimasto qua ancora. Allora, adesso l'idea è quella di stare qua, perché mi piace e voglio esplorare questa zona. Punto 2, non ho tanti soldi, quindi non posso... Sicuramente più di quanti ne avevo quando sono arrivato a Siviglia. Che a Siviglia sono arrivato proprio senza una lira. Qua invece mi sono potuto prendere la stanza, adesso devo trovare un lavoro perché sennò il mese prossimo la stanza chi è che la paga? Minchia, quanto parlo ragazzi, troppo Oh, qua stiamo facendo la processione. Oh, ma la Settimana Santa non era finita. Dai! Adesso dobbiamo aspettare solo i tempi di questi, li vedete? In money, senza money non si va da nessuna parte. Quindi o mi arriva una bella donazione da qualche 1000 euro, non 1000 euro, qualche migliaio d'euro su PayPal o la vedo dura a ripartire subito.
e quindi ci vuole tempo e non ci vuole fretta. Dai, però tu un po' sì, parlo con i miei followers, no, con te, bravo. Ecco, ci stava andando troppo bene, vaffanculo. Spero che duri proprio poco, io volevo fermarmi qua dietro. Mamma mia, prima o dopo mi devo prendere una lavata di quelle fatte bene, perché mi sta andando troppo di lusso sotto questo aspetto, troppo. Quindi io prima o dopo una bella stangata, bella acquazzone, senza manco la giacca qua, ci vuole tutto bagnato, pure i piedi, è una vita che non ce li ho bagnati grazie a questi stivali, ma prima o poi. Allora, poi sabato il mototurismo italiano mi ha scritto: tu mi manchi e io buona suerte. Sabato pure tu mi manchi, quando cazzo vieni qua in Spagna a trovarmi? Mannaggia. Comunque quest'estate vedremo, se lavorerò qua magari si fa una scappata in Italia, qualcuno mi presterà una moto e magari organizziamo una bella tendata. E nel frattempo io sto aspettando che sabato venga a trovarmi. Eppure voi ragazzi, vi espando l'invito anche a voi. Allora, in casa ancora non so se si può ospitare, però non ho chiesto, infatti questo devo chiedere. Se venite a trovarmi ragazzi, scrivetemi che mi fa solo piacere. Sabato tu vedi di fare una trasferta e diventare un po' mototurismo europeo, spagnolo, fa quello che vuoi. Se no, senti il mototurismo spagnolo che dice, se magari, che ne so, fate un intercambio, una cosa. Lui viene là in Italia un po', tu vieni qua un po', mettiti d'accordo, dai, organizza qualcosa. Dove ti immagini tra un paio di mesi? Serginho, sì. Allora, vedi, questa già è una risposta più fattibile rispetto a quella di prima, perché già tra un paio di mesi, come dicevo prima, sicuramente sarò ancora qua in Spagna, almeno fino al 15 sicuramente sto qua, fino al 15 di luglio. Poi mi aveva scritto Pietro e Nina: mi fai sognare, usi qualche applicazione particolare per trovare queste strade? Allora ragazzi, Lost to be free, come fa a trovare queste strade? Che non è il primo che me lo chiede, Allora, come oggi questa strada, no? Come diavolo l'ho trovata? La cosa è semplice, principalmente uso Google Maps, modalità satellite, sempre lì. Avete visto il punto dove sono arrivato che iniziava? Ecco, lì per dirvi c'era un mirador, dove c'era la panchina, mirador di non mi ricordo come si chiama. Io ho visto da Google Maps che insomma lì intorno c'era solo una strada, non c'era un paesino, non c'era un cazzo, quasi probabilmente c'è fuoristrada, non lo so, comunque va un po' a intuito. Poi zoomando si vede un po' se è asfaltata o se è più bianca e allora è sterrata. Poi, soprattutto se c'è un mirador, qualcosa, se non c'è street view, ci sono le foto e quindi riesci a capire se è sterrata o no, se magari c'è un cancello, se c'è una foto di uno in moto, allora vuol dire che già quello c'è stato. E quindi io praticamente salvo il punto, vado lì e poi lì vedo cosa c'è, cosa non c'è, e anche lì una volta lì poi Osmand o quello lì mi metto a guardare, oppure Park Fortnite per trovare anche i posti dove bivaccare. È buono perché c'ha le foto sui punti, quindi anche perché ne so, lì sopra c'è il punto per mettersi col van. Adesso io oggi non ho guardato, però di solito guardo, perché vuol dire se ci arriva pure un van, allora vuol dire che la strada intanto è aperta, vuol dire che è facile, che in moto ci posso arrivare. Oppure, che ne so, a San Sebastian su nel nord, non so se vi ricordate quel sterratone lì l'abbiamo trovato con Park Fortnite, che era pieno di sterrati da quelle parti, però tutti chiusi. Su Park Fortnite c'era questo per 4x4, aveva detto che era complicato e tutto,
Però se ci arriva lui intanto vuol dire che non ci sono cancelli e si può scendere. Dopo lascia stare che quella era veramente tosta e poi non siamo scesi oltre una certa. Però quel posto lì l'abbiamo trovato così. È raro che ho le tracce già fatte. Per dirvi, al Nomads lì mi hanno dato la traccia, quelli del 6%, e abbiamo seguito la traccia, quindi io non ho cercato niente proprio. Quando poi sono venuto in Spagna, finché ero da solo, sempre solita tattica. Finché ero con gli altri avevano la traccia, più o meno era sempre quella. Poi magari Niccolò l'aveva fatta un po' diversa, che già era appuntato certe cose da quelli che erano venuti prima. Io gli avevo detto guarda, qua passa, qua no, ecco, quindi erano un po' diverse, però c'era una traccia di altri, perché io non le faccio, poi non le salvo, le perdo, quindi non chiedetemele perché non ce le ho, mi dispiace, ma se mi chiedete questa foto dove l'hai fatta, allora magari lì vi mando il punto, vi dico guarda su sta strada qui, perché quello sì, di solito oddio, salvarle non le sai, però tipo questa me la ricordo dov'è, altre strade, c'ho una buona memoria geografica, diciamo, quindi riesco anche a ricordarmi. Alla fine è tutto tempo esplorare e perdere un casino di tempo. Per questo certi giorni anche in viaggio magari non si trova proprio niente, perché siccome non è organizzato e non si sa, oggi ci è andata bene che abbiamo trovato la strada aperta e siamo riusciti a fare un bello sterrato. Però non tutti i giorni va così e quindi certe volte si va a vuoto o c'è asfalto, ecco. E adesso non so se la tua domanda era riferita agli sterrati o cosa, però anche su asfalto, per dirvi, il lago lì è una figata. Se c'è un lago magari ci sono i punti di street view, si riesce a capire se ne vale la pena oppure no, se c'è qualche buco per piantare la tenda, è tutto lì. E poi col tempo si fa anche l'occhio da dire ok, lì probabile che c'è qualcosa, di là probabile che non c'è niente, però è sempre probabile, quindi non è una scienza esatta. Comunque vedete, lì c'era l'uscita dell'autostrada, entro qua, giro qui e questa è la mia porta di casa e io parcheggio qua davanti al collegio, sarebbe la scuola di Boccia. La moto sto sempre tranquillo, vedi già quella vale più della mia. Poi in ste condizioni non se la caga nessuno. La targa, che già una volta mi ha detto su un poliziotto, si è messo a pulirmela e gli ho detto cazzo scusa, perché sono andato a far fuori strada e non ho mi sono dimenticato. Comunque vi dicevo della moto, le cose che dovrei fare. Allora, risolvere sto problema qua del consumo d'olio, e questo già è uno. Poi risolvere sto scarico di merda che fa schifo, addrizzare il cerchio, rigenerare le forcelle, cambiare questi che sono una merda, cercarli piuttosto di 30 anni fa originali che durano di più, sistemare il manubrio storto, cioè qua sti cazzo di silent block che sono sempre storti perennemente. Poi qua sarebbe da vedere, tirare via la vernice, vedere se si sta crepando il telaio oppure no, perché è un brutto punto questo. La carena me ne ha fatto un po' un cazzo, però sta ruggine non è che va tanto bene, sarebbe da fargli una bella tancherite e sistemarlo. Poi da sistemare, vabbè, le prese USB qua che si sono rotte tutte e due, ma sti cazzi, tanto non c'è manco il telefono da mettere lì, che si è rotto pure quello. E il mono posteriore ce ne vuole uno serio, perché questo qua con tutto il peso non va bene. L'avevo rigenerato, è durato pochissimo. Adesso vedete, va un po' benino, però perché sono scarico, ma da carico sta dritta proprio. E i leveraggi, c'ho tutti i cuscinetti che sono andati. Ah, e poi vabbè ragazzi, dovrei sistemare tutti questi punti di ruggine che sono dappertutto, e sì, sistemare un po' questi, perché alla lunga questi qua, Dio, qua magari ancora, però queste fanno schifo, le barre, dovrei cambiarle. Il scarico qua si sta arrugginendo tutto pure, non lo so, vedremo. Bene ragazzi, se arrivano altre domande vi risponderò, e se no faremo un altro video.